Salve, sono sul treno direzione Hamburgo. Adesso voglio provare questi simpatici snack tedeschi Curry Wurst, 9,4 grammi di proteine. Ci sono dei pezzi di carne con una salsa all'interno. Adesso proviamo questo, come Eurojoy. Sono appena arrivato ad Hamburgo. Non mi aspettavo che in Germania la mascherina fosse obbligatoria sui treni. Adesso vado a cercare un'informazione per capire come fare per prendere il treno per Copenaghen domani, perché dovrei fare una prenotazione. A volte bisogna fare delle prenotazioni sui alcuni treni. Finora non ho fatto nessuna prenotazione perché non erano obbligatorie, alcune volte erano consigliate. Per fare la prenotazione pagate un supplemento. Hallo, ich spreche nicht Deutsch. Can you speak English? Ich spreche kein Englisch, aber ich verstehe dich schon. Well, basically I need to make a reservation for the train to Copenaghen. In qualche modo ci siamo capiti io e la signora. Quando viaggiate con un pass Interrail a volte capita anche di dover fare queste cose noiose come venire nella biglietteria qui dalla stazione appena siete arrivati in una nuova città e dovervi occupare di fare la prenotazione per prendere il treno il giorno successivo. Hello. Can you speak English, please? I need a reservation for the train. Ho fatto la prenotazione, raga, mi è venuta a 4,50 €. Con questa qui posso prendere il treno domani pomeriggio da Hamburgo a Copenaghen. Mi ha anche suggerito di fare la prenotazione una volta arrivato a Copenaghen perché in questo periodo c'è tantissima gente, soprattutto da Hamburgo, che sta viaggiando verso Copenaghen, quindi rischio magari di rimanere lì bloccato. Hi, this is for the check-in. Questo ostello sembra essere figo, dopo vi faccio un tour. Sento un po' una puzza di piedi. Non è un buon segno, dà proprio l'aria di essere un hotel spartano. Sto andando a prendere la metro per andare nel quartiere San Pauli, che dovrebbe essere il quartiere dove c'è nightlife e anche il quartiere a luci rosse di Hamburgo. In questa zona hanno allestito un parco giochi e ci sono anche degli stand che fanno il cibo. Ho preso questa bestia qui, ho pagato 5 €. In questa zona immagino che ci sia abbastanza nightlife. Non c'è tantissima gente, c'è tanta gente, sono le 11. Questo pretzel viene 3 €. Mi sa che mi ha scammato. Raga, questo qui a Lidl costa 50 centesimi. Questa qui è una zona dove ci sono soprattutto locali e bar, anche ristoranti. E non mi piace molto questa zona, ci sono solamente fast food, sexy shop. L'ennesima copia del quartiere Luci Rossi, direi che si avvicina un po' più a Pigalle che al quartiere Luci Rosse di Amsterdam. Ci sono diversi locali che fanno cocktail a 6 €, 6,50 € e gli shot a 2 €, 2,50 €. Qui non si capisce cos'è questo posto, sembra di andare Paradise Point of Sex, open 24 ore. Ci sono anche centri per giocare e non mi aspettavo sinceramente della Germania. Sono tutti questi clochard per strada. La situazione è simile a quella che c'è in Francia, diversamente invece da come viene gestita la situazione in Olanda. Qui c'è un ultimo vialetto dove ci sono sempre strip club, locali. Forse l'unica cosa interessante è che ci sono talmente tanti locali che mettono musica diversa, per cui qui sarebbe il posto ideale per fare un pub crawl. Entri in un pub, prendi da bere, poi fai un altro pub con musica diversa e così via durante tutta la serata. C'è troppo degrado qui nonostante sia solamente lunedì. Non c'è tantissima gente, c'è quasi nessuno, però tanta gente buttata per strada. È impressionante la quantità di senza tetto che ci sono per strada, davanti ai negozi, le banche, le attività. Io sto passando in questo lato qui ed è veramente pieno di gente stesa a terra che fa l'elemosina. Non si riescono a vedere, ma
Non si vedono perché è buio, ma non mi aspettavo questa situazione a Amburgo. Abbastanza deluso. C'è davvero tanto degrado, c'è un accampamento di persone addirittura in mezzo alla strada, cioè in mezzo al marciapiede, e così per metri, decine di metri, così via. Non mi piace per niente, però devo riconoscere che è una zona dove ci sono tantissimi locali di scopado, quindi sicuramente se si cerca divertimento questo è il posto migliore ad Amburgo. C'è davvero una concentrazione altissima di locali, nonostante il degrado che c'è. Qui è il centro alle 11:30, guardate, vuoto. Non vuol dire nulla che è lunedì. Comunque no, non è assolutamente una città turistica, perché se fossi a Parigi a quest'ora comunque ci sarebbe gente. Di lunedì non c'è nessuno. Qui c'è alle mie spalle un hub per ricaricare le auto elettriche. Questa qui è la piazza principale e di fronte c'è il Rathaus, che è il palazzo del municipio. Non c'è praticamente nessuno, solamente un gruppo di 3 ragazzi. Di più in fondo c'è qualcun altro. C'era una coppia. E è strano che sia già tutto chiuso, veramente strano. Neppure un bar, nulla. Non c'è nessuno. E pensate che questa città è la seconda città più popolosa della Germania, con quasi 2 milioni di abitanti. Sembra di passeggiare in un paesino. Davvero insolito il fatto che non ci sia gente a quest'ora.